Lo sai perché ho scelto il nome Ghianda? Eh sì, non è il mio cognome, anche se tutti lo ritengono tale perché ormai lo uso da 20 anni. E sono 20 anni che non l'ho detto praticamente a nessuno. Te lo dico dopo la sigla. Oh, Lady of Avalon. Mi chiamo Laura Ghianda e credo che il mondo lo cambiamo se abbiamo il coraggio di cambiare gli ingredienti che abbiamo sempre utilizzato fino adesso, che non ci portano a nulla. Per questo lavoro con la spiritualità radicata e ho fondato la Teasofia e per seguirmi puoi iscriverti al canale attivando la campanellina così da stare sempre aggiornato o trovarmi sui social. Trovi tutti i link in descrizione. Ma come? Davvero Ghianda non è il tuo cognome? No. È un po' come lo fosse perché è talmente tanto tempo che lo uso che ormai fa veramente parte di me, però dobbiamo tornare indietro di 20 anni. 20 anni fa ero molto giovane, ingenuotta, alcune cose le sapevo un po' così. Non posso dire che fosse realmente un nome magico per come è intesa questa cosa in varie tradizioni, perché non è così, in realtà non proviene da nessun tipo di suggerimento di nessuna tradizione, anche perché all'epoca mi consideravo un po' eclettica, un po' solitaria, un po' infilavo il naso in tante cose, ma facevo veramente fatica a riconoscere qualcosa come mio. Però volevo trovare qualcosa che suggellasse veramente il momento di cominciare una seria ricerca rispetto a quello che avevo fatto prima, che mi portava un po' dall'adolescenza e che un po' non lo calcolo perché era più un mondo di idealizzazione e informazione messe a casaccio che altro, anche se ha avuto comunque la propria importanza. Anyway, tante cose non le sapevo, tante cose non le capivo ancora, ma su qualcosa ci ho visto bene, e cioè il volere un nome che permettesse di ricordarmi quotidianamente, passo dopo passo, che cosa io volevo, il modo in cui io volevo relazionarmi con la mia ricerca. E allora quando ho iniziato a cercare, la mia idea continuava a cadere sui semi o su qualcosa di analogo, però i nomi che riguardassero i semi erano difficili da portare nella quotidianità. A un certo punto mi sono svegliata la mattina e ho pensato alle ghiande. Ghiande e funghi hanno sempre fatto parte della mia vita, nell'arte, nei disegni, nel mio modo di lavorare la pasta modellabile, eccetera. E la ghianda, a un certo punto, facendo capolino, è come se avesse aperto un mondo. La ghianda evoca il bosco, evoca un albero che è quasi un archetipo di maestosità. Però io non volevo cadere nella trappola di credere già di essere maestosa. E in questo ci ho visto bene, perché la tentazione è sempre forte, lo è perché è la cultura che ci spinge a quello. E soprattutto lo era per una ventenne che era molto curiosa e piena di tutta quell'energia un po' speranzosa ma anche un po' arrogante che è tipica della giovinezza. Ed ecco perché il seme. Pesco un po' un concetto aristotelico che però secondo me è molto valido per dare l'idea di che cosa io volessi. L'idea dell'essere in potenza. Un seme è sempre in potenza, racchiude nella sua dimensione molto piccola un potenziale enorme e un ventaglio di possibilità immenso. Finché è seme non sai ancora che tipo di quercia diventerai e nemmeno in realtà se diventerai oppure no una quercia. I semi possono avere altre funzioni in effetti. E quindi tutta questa idea di contenuto immenso in qualcosa di molto piccolo, questa idea del restare consapevoli di essere in una piccola dimensione. E per quanto io ritenga che ogni essere umano debba imparare a splendere e brillare, perché un potere sano è quello che cambierà il mondo in positivo, allo stesso tempo amplio la visione e guardando dal punto di vista delle immensità inimmaginabili dell'universo, noi siamo pulviscolo. E invece che provare terrore davanti a questa immagine, io la trovo persino rassicurante.
e quindi doveva essere un nome di qualcosa di molto piccolo, ma allo stesso tempo con tutta quella tensione di possibilità per il futuro ancora tutta immensa. Ed ecco che sono diventata ghianda. E sebbene progredendo nella vita questa resti una metafora, è un'immagine ideale, perché in realtà ogni scelta che compio discrimino e scelgo una via, diminuendo di fatto alcune possibilità in favore delle altre. Quindi non deve essere presa alla lettera, non posso dirmi perennemente un seme in potenza, però allo stesso tempo un po' sì. È come se mandando avanti i miei cicli di vita, le mie scelte, quello che farò ciclo dopo ciclo dopo ciclo, ho anche la consapevolezza, proprio perché utilizzo un pensiero ciclico, che ok, quello che può succedere succede, ma ho sempre la possibilità di rinascere ghianda. Andando avanti con gli anni, con le mie scelte di vita e le mie nuove responsabilità, tra cui un lavoro babbano piuttosto impegnativo, questo nome mi è servito tantissimo, poiché avevo bisogno allo stesso tempo di preservare un certo tipo di ambito di cui mi occupo, questo dal mio lavoro babbano, e in particolare senza dover andare a turbare la mia utenza, occupandomi io di persone in difficoltà e in sofferenza. Queste avevano bisogno di essere tutelate anche dalla parte più creativa e esuberante della mia personalità. Posto che la prima cosa che fanno i ragazzi con cui lavoro di solito è cercarti sui social, io volevo che loro rimanessero concentrati su se stessi, su loro stessi, senza venire poi ai colloqui con me pieni di domande su quello che facevo e quello che ero, anche perché, essendo io una multipotenziale, tu mi conosci per i video sulla spiritualità radicata o per la teosofia, però io ho un passato di più di 20 anni, per la verità sono diventati 25 nel frattempo, anche di graffiti writing, sì, proprio così, so dipingere con gli spray. E questo mi ha aiutato nel tempo anche a decidere in quale contesto usare quale parte della mia identità cristallo. Se vuoi continuare a seguirmi, ti ricordo che c'è anche la mia newsletter e metto il link in descrizione. Così resterai sempre aggiornato su tutte le novità che riguardano teosofia e spiritualità radicata. Per radicarla questa rivoluzione dobbiamo farlo insieme. Ciao, a presto!